perché la sera arrivi stanco, morto, distrutto. Certo, e il giorno dopo te la godi di più. Il giorno dopo ti svegli e dici, cavolo, ma ieri cosa ho realizzato? Benvenuti a B-Talks, il podcast live dallo stand di B-Shaping the Future presso lo Starting Finance Investment Meeting. Io sono Barbara Castinelli e con noi oggi c'è Riccardo Canevale, che è partner e responsabile eventi di Starting Finance, oltre che cofondatore e amministratore delegato di Startcom. Benvenuto Riccardo. Ciao a tutti, grazie per l'invito Barbara. Grazie a te per essere con noi. Allora, io con te partirei subito parlando del Starting Finance Investment Meeting. Da dove nasce e perché siamo qui oggi e tra l'altro insieme? Beh, lo Starting Finance Investment Meeting nasce dalla voglia di incontrare fisicamente la nostra community in un grande evento dove facciamo educazione finanziaria. Quindi a ottobre 2023 abbiamo l'idea pazza e folle di prendere Palazzo Mezzanotte, fare un po' di pubblicità attraverso i nostri social, dire guardate, l'abbiamo preso, vogliamo organizzare un bellissimo evento di una giornata intera dove incontrarci. E poi voi lo sapete benissimo perché avete la sede proprio su Piazza Affari, avete visto le file chilometriche che abbiamo fatto, il disagio che abbiamo creato a Milano e da lì è nato questo format in cui 2 volte l'anno, una volta a Roma, una volta a Milano, ci incontriamo per fare un po' di educazione finanziaria, consapevolezza finanziaria. E oggi ingrandendosi sempre più in edizione abbiamo deciso di prendere questa fantastica location in cui ci troviamo, quindi Palazzo dei Congressi. Abbiamo ricevuto più di 8.000 iscrizioni per questa attività e quindi si possono già vedere. Qui non possono perché abbiamo creato questo spazio podcast, ma poi ci saranno tutte quante le foto, i video, noi lo vediamo dalle vetrate, c'è una bella fila di persone che si sta accreditando piano piano per entrare e quindi siamo qui, siamo contenti di essere anche con voi perché B è diventato il naming partner di questa iniziativa. E ne siamo fortemente onorati. Ci ha aiutato ad avere la fila fuori Piazza Affari, sì. Assolutamente sì. Ma quali sono gli elementi distintivi che rendono particolare questo appuntamento rispetto agli altri nell'ambito del panorama italiano? In Italia ci sono tantissimi eventi che parlano di economia e finanza, ma ci siamo accorti che non ci sono eventi targetizzati per la nostra community, nel senso che un ragazzo under 30 che vuole interessarsi a questi argomenti, vuole capire un pochino anche non avendo le basi, vede tutti eventi che sono solamente per professionisti o comunque sia per gente adulta. Quindi ci siamo accorti che mancava un momento aggregativo del genere, abbiamo detto scusa, noi abbiamo la community più forte in Italia da questo punto di vista, sentiamo questa esigenza da parte loro e ricreiamo un momento appunto dove parlare di economia e finanza, però in un modo e attraverso un gergo adatto alla nostra community, e quindi abbiamo lanciato appunto l'investment meeting e i numeri che stiamo facendo ci indirizzano e ci confermano quello che pensavamo all'inizio, che serviva un evento del genere, un evento appunto customizzato sui giovani italiani under 30 dove parlare di economia e finanza in maniera trasparente, in maniera semplice e oggi cercheremo di fare questo come abbiamo fatto nelle ultime 4 edizioni. Bene, siete partiti, dicevi appunto da Piazza Affari, adesso siamo a Roma, Palazzo Congressi, tra ottobre e novembre, possiamo spoilerarlo, sarete a Milano, ma quali sono, guardando al futuro, i prossimi passi, cioè la visione, dove vi vedete? Questa è una domanda molto complessa. Allora, sì, noi abbiamo iniziato a Milano con l'investment meeting, con la mia attività all'interno di Starting Finance, stando dal 2017 in questa realtà. Le prime attività erano a Rimini e in Sardegna, a Cortina, eravamo 50 persone in un weekend a cercare di fare formazione. Forse me lo ricordo, i bootcamp. I bootcamp, esatto, avevamo quel format e nella nostra previsione volevamo continuare a fare i bootcamp. Poi abbiamo capito che servivano eventi più importanti, più grossi per incontrare molte più persone della nostra community e quindi siamo arrivati a questo format. Più là chi lo sa, sicuramente almeno per il tasso di crescita che abbiamo avuto con il format dell'investment meeting punteremo a crescere sempre di più. A Milano torneremo, già abbiamo più o meno programmato il tutto in una location ancora più grande di Palazzo dei Congressi, ancora più bella, a inizio novembre, non sveliamo ancora le date ma ci sono, è tutto quanto bloccato. E sicuramente il prossimo anno, visto le numeriche che abbiamo fatto qui a Roma e le numeriche che ci aspettiamo di fare a Milano, cresceremo ancora di più. Probabilmente ci sposteremo in location ancora più grandi, quindi probabilmente all'interno delle fiere, però stiamo facendo le varie valutazioni
Per cui chi lo sa, forse un domani faremo eventi di più giorni in location molto più ampio, anche in location all'aperto. Quindi non ci mettiamo freni o limiti. Guardiamo, c'è chi è partito nell'ambito dei concerti dei palazzetti e poi è finito agli stadi, quindi mai porsi limiti, giusto? Se la nostra platea ci segue, siamo pronti a tutto. Benissimo, e noi ve lo auguriamo. Tu sei responsabile degli eventi e in particolare ovviamente di questo evento. Che lavoro c'è? Cioè il dietro le quinte, quanto è complesso, sfidante e anche gratificante fare questo tipo di lavoro che coinvolge non solo il vostro, team di Starting Finance, ma ovviamente una squadra molto allargata. Sì, quando uno pensa a me, a Edoardo, a tutte le altre persone che lavorano in Starting Finance che solcano il palco dello SFIM, dice oddio che figata, vorrei fare quello da grande, quanto si divertono eccetera. C'è il lavoro di mesi per portare quel palco, quella scenografia, quelle persone, quell'allestimento all'interno di un evento. Noi solitamente su ogni singolo evento abbiamo una preparazione circa semestrale, ok? Quindi tanti mesi di lavoro appresso. Serve essere molto multitasking, molto flessibili, ci sono tante persone che non si vedono sul palco ma che stanno nel back a lavorare per realizzare, e li ringraziamo tutto, tutte. e vanno tutti quanti ringraziati. Noi abbiamo un po' questa tradizione di chiamare tutto quanto lo staff che ha lavorato e per questa edizione sono 90 persone, wow. Tutto lo staff che ha lavorato per realizzare l'evento, di chiamarli tutti quanti sul palco per fare una foto finale e ricordarci cosa vuol dire organizzare e dare anche un momento di riconoscimento a tutto quanto lo staff. Sulla gratificazione ti posso dire, io sono qui a fare un podcast nel mentre stiamo lanciando l'evento e fra poco dovrò stare sul palco, quindi appunto il multitasking è anche questo, riuscire a organizzarsi bene e riuscire a seguire varie situazioni nei vari momenti. In questo momento sono contento di come si sta aprendo l'evento e come me l'ero immaginato si sta realizzando, quindi sono felice e tranquillo. So che tutte le persone che hanno le responsabilità stanno facendo il loro, quindi stanno tutto quanto filato, quindi se io sto facendo questa intervista so che posso stare tranquillo che se succede qualche casino c'è qualcuno che mi riesce a coprire, riesce a gestire la situazione. Ovviamente non vedo l'ora che arrivi la sera perché sarà tutto quanto finito, certo. e spero sarà andato tutto quanto bene, quindi saremo felici della riuscita dell'evento. La vera gratificazione è il giorno dopo però, perché la sera arrivi stanco, morto, distrutto, certo, e il giorno dopo te la godi di più. Il giorno dopo ti svegli e dici cavolo, ma ieri cosa ho realizzato? È stato fantastico. Cioè, come ho fatto a tirare su insieme a tutto quanto il mio staff la location con le tempistiche, siamo riusciti a fare bellissimo. E wow. Ci pensi e dici è incredibile. Bene, quindi vi pregustate già quello che sarà il domani. Domanda flash: quanto è importante il ruolo dei partner come noi, come B-Shaping the Future all'interno di un evento di questo tipo? È importantissimo. Perché senza di voi non ci sarebbe l'evento, ma non solo per un aspetto meramente economico, ma anche per un aspetto di riempimento e interazione all'interno della location. Cioè, se adesso guardi fuori dalla vetrata vedrai, noi stiamo facendo un podcast, le persone passano e si interrogano su quello che sta succedendo e vengono nel vostro stage, chiedono informazioni, al vostro stand chiedono informazioni eccetera, ma abbiamo uno stand in cui stanno facendo del casino assurdo, tutta quanta gente con quindi musica, se sentite DJ del set, brusio in sottofondo sapete perché. È il DJ set di sottofondo dello stand accanto. Un altro stand che ha montato degli attrezzi ginnici per fare delle gare di flessioni eccetera, quindi è quello anche il vero evento, tanto che quest'anno abbiamo deciso di dare ancora più spazio ai partner e creare un vero e proprio programma di attività che sia differente da quello che succede dal main stage e da quello che succede nella sala workshop. Perfetto, un'experience a 360 esattamente. gradi. Ed fantastico. È necessaria la vostra presenza perché animate e anche voi siete parte integrante dell'evento e il ruolo fondamentale. Grazie, io vado alla nostra domanda B-Talks, la faremo a tutti i nostri ospiti. Quindi devo stare attento a rispondere bene. Assolutamente sì. Allora, qua arrivano ragazzi che stanno ultimando il percorso universitario, sono entrati da poco nel mondo del lavoro. Tu sei molto giovane, ma se dovessi già dare un consiglio a questi giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro, che cosa ti sentiresti di dire loro? Allora, intanto io sono al limite, nel senso noi siamo under 30, io sono sui 30, quindi c'è un po' di discussione interna se ancora faccio parte della community o meno. Forse alzeremo under 35 per questo, perché tutti quanti che hanno iniziato con me ormai siamo arrivati tutti quanti ai 30.
Ma il consiglio che io gli posso dare per la mia esperienza personale e anche professionale è quella di immergersi a 360 gradi in esperienze del genere e cercare di fare non solo partecipazione passiva come fanno tanti partecipanti, ma anche attiva. Noi abbiamo oggi all'interno della location circa 40 volontari che lavoreranno all'interno dell'evento per la miglior realizzazione possibile, e tutte queste persone avranno la possibilità, uno, di mettere in pratica tutto quello che gli abbiamo raccontato e spiegato nei 6 mesi di preparazione all'evento, due, di conoscere tutti quanti i partner, gli ospiti, gli speaker che ci saranno all'interno dell'evento, e quindi anche di mettersi in gioco e dire: io un giorno vorrò diventare il prossimo Warren Buffett, ma oggi sto con le mani in pasta e sto lavorando materialmente all'interno di un evento, quindi sappiate che sono pronto a tutto per raggiungere il mio obiettivo. Fantastico, perché dobbiamo dirlo, non è un percorso 0-100 boom, è un percorso step by step. Esatto. Noi abbiamo iniziato a Rimini. Esatto. E ancora prima io facevo piccole conferenze e seminari nelle università, quindi step by step. Purtroppo non si diventa grandi così, con uno schiocco. Esatto, e con Step by Step ringraziamo Riccardo Carnevale per essere stato con noi a B-Talks. Non perdetevi dai social e anche da un po' il flavor che si può sentire all'interno di questo evento, lo Starting Finance Investment Meeting, e noi ci sentiamo nei prossimi episodi. Seguiteci su Instagram per rivedere tutte le interviste. A presto! Grazie a tutti!